Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso abbiate bisogno di contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2022. Abbiamo il diavolo, cari amici dello Scorpione. Il diavolo normalmente parla di quello che potrebbe essere qualche tipo di blocco, parla di emozioni comunque dense, come per esempio la rabbia, come per esempio la paura. Può parlare di qualche tipo di dipendenza, che sia una sorta di dipendenza affettiva o dipendenza fisica, e parla anche di quelle che sono delle schiavitù volontarie e in effetti le dipendenze poi sono un po' quello, no, però ecco, potrebbe anche far riferimento a quello che è una sorta di dipendenza affettiva. Qui abbiamo: risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa per no scusate, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. E poi abbiamo lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Allora, qui sento che c'è qualcuno che ha qualche questione in sospeso magari con la famiglia, con i genitori. Normalmente perché si parla dei genitori? Ehm, perché sono le prime persone con le quali si ha una relazione di tipo affettivo e diciamo che tutto quello che è, se vogliamo, andato storto nell'infanzia o durante l'adolescenza o comunque nella crescita in questo senso, può comunque influire in quello che è il modo di relazionarsi, con altre persone. Quindi il fatto di riuscire a capire determinate dinamiche, a comprenderle e anche a perdonarle, può comunque metterci o mettervi in una posizione diversa di comprensione e soprattutto anche di compassione, okay? E poi questa carta parla di, farsi aiutare dagli amici, quindi magari ci son scusate mi sono impappinata. Ci sono degli amici che potrebbero esservi utili nel vederci chiaro in questo tipo di situazione. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte. Allora partiamo con un 6 di bastoni, abbiamo la carta della morte. Quindi il 6 di bastoni, parla di quello che è una sorta di riconoscimento, una sorta di vittoria se vogliamo, okay, è una vittoria che non viene mai fatta da soli, ma che normalmente viene spalleggiata da qualcuno. La morte fa riferimento a un periodo che si sta per concludere o si è appena concluso o si deve insomma concludere. Ehm Normalmente fa riferimento a un periodo di trasformazione, parla di quelli che sono i cambi, parla di quello proprio che è necessario lasciarsi indietro e se fosse la dipendenza o la tossicità di cui ci parla il diavolo, potrebbe essere proprio quello. Bisogna lasciare a qualsiasi cosa faccia riferimento il diavolo, che sia una cosa, che sia una persona, una relazione. La torre mi dice: "È ora di lasciare indietro questo tipo di dipendenza, questo tipo di energia così densa". Ed è secondo me anche un po' quello che voi volete fare, ma vedo che comunque state lottando. Probabilmente, allora il 5 di bastoni fa riferimento a, diciamo così, alle discussioni di poco conto che si possono avere con gli amici e vi ricordo che qui avevate la carta "lasciati aiutare dagli amici", quindi probabilmente chiedi e accetta il supporto degli altri, perché chiedere aiuto va bene, però poi bisogna anche essere in grado di accettare il supporto che gli altri danno. Il 4 di pentacoli mi fa pensare a una sorta di attaccamento che voi abbiate, andiamo poi dopo a vedere di che cosa si tratta nello specifico.
E il mago è un arcano numero 1. Parla quindi di quello che è un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso, una nuova capacità, se vogliamo, anche di manifestare la vostra realtà, okay? Il mago, in quanto arcano numero 1, parla anche di quello che è un'azione di tipo concreto. È come se in questa zona, diciamo così, della lettura si stia pianificando, proprio quello che è un movimento, un fare qualche cosa. L'imperatore qui potrebbe essere un genitore, potrebbe essere una persona che magari entra nella vostra vita, o potrebbe anche semplicemente essere il fatto che da quest'azione concreta che fa il mago si arriva a quello che è una sorta di stabilità concreta. Può essere riferito a una casa, può essere riferito al lavoro, può essere riferito a un flusso economico, quello che è per voi. E finiamo la stesa con un bellissimo 9 di pentacoli che parla proprio di quello che è un appagamento. Sento che questo tipo di soddisfazione magari ce l'avete soprattutto a livello materiale, a livello concreto, perché abbiamo 2 carte di tipo appunto concreto con il quale termina la stesa, però, potrebbe anche essere semplicemente un appagamento, del tipo: "Da sola ce l'ho fatta" o "Da solo ce l'ho fatta", okay, perché comunque, il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza, mh? Allora andiamo a vedere di che cosa si tratta questo 6 di bastoni, una carta è già uscita, okay. La regina di bastoni e il re di pentacoli. Allora, qui potrebbe far riferimento al fatto che, ci sono queste 2 figure, quindi la regina di, bastoni e il re di pentacoli, che in qualche modo o vi hanno aiutato a realizzare questo progetto o stanno celebrando con scusate, questa vittoria, non questo progetto, o stanno celebrando con voi questo tipo di vittoria. Comunque potrebbe anche far riferimento al fatto che ci sia una sorta di riconoscimento da parte di queste 2 persone, di queste 2 energie, inerente al 6 di bastoni. Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. La morte è spiegata da un cavaliere di pentacoli e dalla torre. Quindi la torre guardate li avete tutti e 3, diavolo, morte e torre. Quindi e la torre è anche sotto la morte, quindi sicuro che c'è un periodo di cambiamento, che c'è un qualche tipo di, taglio, un qualche tipo di la torre normalmente fa riferimento alla caduta dell'ego, quindi potrebbe essere che qualcuno cominci a vederci un pochettino più chiaro, per altri potrebbe far riferimento al fatto che bisogna lasciarsi indietro questo cavaliere di denari. Andiamo a vedere il 5 di bastoni per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di coppe e il diavolo un'altra volta. Cos'è che vi condiziona? Cos'è che non vi lascia tranquilli, mi verrebbe da dire? Perché sento che siete in una zona di comfort dove, vorreste uscire, ma non uscite, non state ci sono delle lotte, ci sono dei conflitti, però, comunque da lì non uscite, non fate quello che è il taglio di cui parla la morte. Avete bisogno di farlo, avete bisogno di lasciarvi indietro, che sia una relazione, che sia un sentimento, che sia un'idea, che sia un'emozione o un qualche tipo di attitudine, c'è questa necessità, ma vi ci state attaccando. Non riuscite ad uscire dalla zona di comfort, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli per piacere, grazie. La temperanza e l'asso di coppe. C'è qualcuno qui che sta ancora sperando, in una sorta di equilibrio e di nuovo inizio, ma rimanendo attaccati al passato non si fa quello che è il cambio. È come se sapeste da che parte bisogna andare, ma per voi è troppo faticoso andare. Preferite rimanere lì, preferite discutere, preferite cercare di gestire la situazione dentro la quale siete, perché ormai sapete come fare, piuttosto che di affrontare un qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il mago per piacere, grazie. Ancora una carta.
Okay. Allora, il mago è spiegato dalla forza al contrario, dal carro e un'alt ragazzi avete di nuovo la morte. Dunque, il mago, come vi ho detto prima, fa riferimento a quello che è un'azione. Io qui sento che è come se non aveste il coraggio di prendere la giusta direzione, di tagliare quello che non serve più. Continuate a rimanere attaccati a un qualche cosa che fondamentalmente non vi è più utile. Qualcosa o qualcuno. Andiamo a vedere con l'imperatore, per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di denari e l'imperatore un'altra volta. Sì, mi parla di stabilità a livello concreto però, stabilità a livello di carattere, stabilità a livello di intenzioni. Il 3 di, pentacoli fa riferimento anche molte volte a quelle che sono le proprie responsabilità, alla responsabilità di se stessi, della propria stabilità, ripeto. Qui sento che c'è bisogno di fare un taglio, c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate energie. Queste 2 carte potrebbero far riferimento ai genitori per qualcuno, okay, e in effetti anche qui abbiamo risolvi le questioni familiari. Quindi sì, potrebbe far riferimento a quello che è lo stare in una situazione di comfort, magari all'interno della famiglia, piuttosto che all'interno la famiglia di origine o la famiglia che vi siete costruiti in questo momento. Quindi i 2 genitori potreste essere magari voi e il vostro compagno che avete figli, o la vostra compagna, adesso dipende se siete uomini o donne, insomma. Allora, andiamo a vedere il 9 di pentacoli, per piacere, grazie. Eremita al contrario e 8 di bastoni. Allora, la carta dell'eremita e la carta del 9 di pentacoli hanno un'energia solitaria. Quindi, per certi versi avete bisogno di comunicare al mondo, a chi che sia, che siano i genitori, che sia il partner, che sia un fratello, un'amica, un amico, quello che per voi è questo tipo di lettura, avete bisogno di comunicare la necessità di tagliare qualche cosa, la necessità di prendervi un tempo, la necessità di trovare la vostra stabilità, di andare avanti per quello che è il vostro la vostra strada, il vostro volere, quello che è giusto per voi. Io sento che una volta che vi lasciate indietro, che prendete diciamo così il coraggio, vi ricordo che qua c'era la forza al contrario, che parla proprio di quello che è il non avere coraggio. Però una volta che voi riuscite a trovare questo coraggio, io sento che veramente poi le cose cambiano, acquisirete già solo per il fatto di riuscire a prendere una decisione che avevate paura a prendere, già solo quello aumenta la vostra autostima, perché la decisione che magari faceva paura è stata presa e quindi dite: "Okay, quella l'ho presa, sono in grado di prendere anche la prossima". È un po' come un dare energia positiva a quello che è il vostro potere personale, a dirvi: "Sì, io ce la posso fare", a dire: Posso ricominciare da capo, posso andare per quella che è la mia strada, posso lasciare indietro tutto quello che non mi serve, posso creare la mia stabilità". C'è potenzialmente questo nuovo inizio, bisogna solamente un attimino, se vogliamo, indrizzarlo, o almeno questo è quello che sento. Bene. Ehm, la stessa cosa vale nel caso non abbiate nessuno. Nel caso non abbiate un partner, sento che c'è un qualche cosa, un qualche zona di comfort che in qualche modo bisogna lasciare indietro. Allora, stavo continuando a mischiare le carte perché mi piace giochicchiare coi tarocchi, guardate che carta è uscita. Vi state attaccando a qualcosa e sento che, essendoci questo diavolo, può essere un qualche tipo di dipendenza, un qualche tipo di
rabbia potrebbe anche essere, dolore, un qualche cosa a cui voi vi state aggrappando, magari l'essere un atteggiamento di essere vittima, però è un qualche tipo di cosa che non vi serve. Cioè, se vi è servito fino ad adesso, diciamo così, per andare avanti, adesso non serve più, perché se volete espandervi, se volete cambiare quello che è la vostra situazione attuale, avete proprio bisogno di lasciarvi indietro questa energia, ok? Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che altro hanno da dirvi. Ancora una carta per gli amici dello Scorpione. Queste sono un po' troppe. Ah, wow, separazione. Ragazzi, che sia questo diavolo da cui vi dovete separare. Allora, questa carta dice, parla di tristezza, parla di qualcuno che vi manca o magari siete voi che mancate a qualcuno. Parla di un qualche tipo di sentimento o di pensiero inerente a voi o magari appunto siete voi che state pensando tanto all'altra persona. E poi mi parla di quello che è un futuro incerto. Mh. Probabilmente è un po' per quello che siete in questa fase un po' così, perché non sapete bene da che parte andare, c'è anche il carro, però si tratta anche di fare prima una pulizia di quello che non serve. Una volta che l'armadio è vuoto si può iniziare a pensare che altri vestiti mettere dentro. Però finché avete queste energie con il diavolo, con la morte, perché comunque c'è una sorta di dolore con la morte, perché comunque sono cambi drastici che quando avvengono lasciano sempre un segno. Quindi io sento che c'è bisogno comunque di lasciarsi indietro queste energie per riuscire ad esprimere il proprio potere personale, perché comunque poi alla fine avete un imperatore, un 9 di denari, sono carte stupende. Mm? Bene, cari amici dello Scorpione, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete condividere, potete commentare o anche iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!